Buongiorno amici del canale, oggi facciamo insieme un bel baule. Ne ho veramente 2 o 3 da fare, ma questo secondo me è uno dei più belli e che si presta maggiormente alla tecnica che voglio fare oggi. Utilizzerò il mio stupendo Nuit Parisienne, che è un nero veramente fichissimo. È un nero caldo, un nero che può prestarsi sia a finiture molto vintage, perché ha una tendenza molto vintage, ha delle sfumature marroni, verdastre, meraviglioso. Ed è un nero che invece utilizzato con un protettivo satinato lucido può anche essere estremamente moderno, ma una mano sola di nero, una carteggiatina per tirar fuori questa bellissima vena del legno di questo baule che è molto vecchio, ha sicuramente più di 150 anni, e quindi lo voglio valorizzare grattandolo con una grana giusta, una bella decapata, e quindi facciamo vedere i suoi nodi. E poi un tocco floreale perché arriva la primavera. Partiamo. Voglio colorarlo tutto, anche la parte della ferramenta, le cinghie, i laterali, le borchie, perché poi tanto con la mia levigatrice porterò fuori il tutto in un modo un po' usurato. Non voglio colorare solo il legno, anzi, voglio poi antichizzare tutto, la parte lignea e la parte ferrosa. Ma le maniglie no, le maniglie le copro perché hanno questo bellissimo perno ed è fantastico e lo voglio salvare, quindi la maniglia la lascio grezza con la sua bella ruggine che appunto è la chicca. Prendo un po' di nastro carta, in questo caso prendo quello da 5 cm, così è un pelino più grande e mi aiuta un po' di più nel salvare la mia maniglia. Cerco di essere bella precisa in modo da coprire solo la maniglia e non la parte lignea. Tac. E la voglio proprio proteggere da una parte, dall'altra. E anche questa parte qui. Ho già fatto aba sul mio baule. Dentro ho proprio lavato bene, ho disinfettato, risanato bene con acqua e ammoniaca e basta. Fuori ho fatto proprio aba, quindi acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, perché devo, oltre che sgrassare, detergere, togliere tutta la grassezza, in modo che mi gipetta aggrappi bene. Aggrappa bene per poi fare il decapè. Ricordate che aba va sempre sciacquata. Ora stenderò una sola mano di Nuit Parisienne, primo perché me ne basta una, secondo perché facendo il decapè non mi serve a farne 2. Quindi ricordate, quando fate delle tecniche tipo un lavaggio di colore, un decapè, un'antichizzatura con delle cere, non è sempre necessario fare 2 mani di colore, ok? Utilizzo il mio pennellone per la pennellata materica Black King, un pennello fichissimo, e parto. Ho già girato bene il mio barattolo, un bel po'. Tolgo il mio legnetto così non mi dà fastidio. Carico e parto.
dipingo piano 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 anche il bordino sotto. Il mio baule con una sola mano di Nuit Parisien è bello bello asciutto. Mi raccomando, ricordate, si mette la mano quando la mano non sente più umidità, quando la mano sente calore siamo a posto, ok? Adesso è ora di partire con il décapé e io lo faccio con la mia bellissima levigatrice. Perché? Perché viene più omogeneo, più sfumato e faccio molta meno fatica. Questo è un legno grezzo che comunque mi dà la sicurezza di poter carteggiare tranquillamente. Ho messo nella mia levigatrice una carta 120. Io utilizzo le carte telate perché sono un po' più resistenti. Con un solo pezzo di carta sono a posto. Compro sempre il rotolo grande. Se volete noi vendiamo anche il metro, ok? Tenetevi un pennello per togliere la polvere e capire quanto state carteggiando. È molto importante. Ho spolverato e ora, per capire bene quanto ho carteggiato, se mi basta, se continuare, prendo un panettino umido in microfibra strizzatissimo, tolgo la polvere, così capisco come sarà l'effetto una volta che il baule sarà sigillato. Quindi quello che vedete adesso, attenzione che i colori scuri vi fregano perché sono gessosi, però quello che vedete ora senza polvere sarà il colore che vedrete alla fine quando avrete protetto con protettivo o con cera. Mi piace veramente tantissimo. Qui si vedono pochi nodi perché ho calcato poco, ma sopra li tireremo fuori e vedrete che spettacolo. Ho finito di carteggiare e spolverare. Ora do una bella ripulita perché io amo lavorare in posti puliti, aspetto che si asciughi bene e poi procedo con la decorazione. Mi chiedete in tanti cosa fare quando ci sono rovinature, segni brutti, antiestetici, se ci sono i buchi dei tarli. Quando fate una tecnica del genere o quando volete attuare un qualsiasi restyling, prima chiaritevi le idee su almeno la tecnica che vi piace, ok? Se fate un lavaggio, un'anticatura o un décapé così esasperato, un effetto chippy, sono proprio i segni del tempo che fanno la differenza. Se io non avessi avuto queste ammaccature, queste rovinature sui bordi, anche nel frontale, non avrei avuto lo stesso sapore, avrei avuto un baule nuovo, ok? Quindi mi raccomando, se volete fare un restyling di questo tipo, lasciate le gallerie dei tarli, lasciatele lì che si vedono per bene. È arrivato uno dei momenti più carini del video, sì, perché la decorazione è sempre un momento molto molto bello. Ho deciso di mettere sopra il mio baule, sia nella parte superiore del coperchio che nella parte frontale, questo bellissimo transfer della linea Redesign. È un transfer molto grande, infatti è perfetto per grandi cassettoni, grandi armadi, anche su un grandissimo tavolo oppure suddiviso su più lati, come per esempio in questo caso.
riuscirò a decorare sia la parte superiore che la parte sotto, facendo scendere i fiori leggermente sui lati in modo molto armonico, senza mai interrompere il trasferimento, e secondo me farà un effetto bellissimo. Ho deciso di mettere questo transfer molto delicato su questo nero per dare più carattere, perché solitamente questi fiori vengono usati su colori molto sciapini, rosini, sui bianchi. Secondo me perde carattere, invece su un nero viene molto 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 valorizzato. Partiamo. Questi transfer molto grandi vengono forniti in fogli di questa grandezza, poi vengono arrotolati nel tubo. Hanno una numerazione che vi permette di non fare pasticci e quindi di proseguire con il disegno in modo molto preciso. Io qui ho le prime due parti che vanno messe nella parte superficiale, in modo da partire bene per poi scendere con il disegno. Ora io toglierò il secondo, parto con il primo, lo centro bene, lo applico e mi faccio aiutare da Emma. Ciao! Togliamo questo, lo mettiamo là, grazie. Tolgo il foglio bianco, che è la protezione al disegno. Il disegno è qui. Attenzione perché è una colla, quindi se voi andate a appiccicarlo da qualche parte lo perdete. Precisione. Hai il centimetro, Emma? Sì. Ok, mi fai il centro del baule? 90. Quindi 45. perfetto. Ok, bellissimo, dritto, a posto. Faccio lo scalino, quindi applico lo scalino prima. Ecco qui. Questi legnetti li trovate dentro il tubo, quindi non vi preoccupate, lo trovate già. Io ne ho uno in più e quindi mi faccio aiutare da Emma. È molto facile, basta applicare e grattare. Iniziamo a togliere, ecco qua. Si toglie pian pianino, un pezzettino alla volta, in modo da controllare che sia ben applicato. Ecco come si fa quando si va sul ferro e si hanno i bulloni sotto. Si fa attenzione, piano piano, pezzo alla volta. Si cerca già di trovare l'appiglio dall'altra parte, quindi la facciamo già attaccare anche dall'altra parte dopo il ferro. Si alza molto piano, controllando. Ed ecco qua, anche sopra il ferro si è applicato bene. Continuo con gli altri pezzi, ce ne sono altri 2, 4, 5. Il primo fascione è finito. Continuo col secondo pezzo, che è lui, e sarà messo qui. Questo sarà un pelino più complicato perché bisogna fare piano, attenzione. Mettiamo il disegno e deve scendere. Quindi oltre che piegare di qua, piega anche di qua. Ma se è troppo facile non ci piace. Congiungiamo bene il tutto. Vai tu, poi io ti seguo. Io piattisco, aspettami. Ok. Uno, fin qua. Lavoro in orizzontale, quindi faccio qui. 2, fin qua. 3, fin qua. Quando sarà ora di piegare il foglio io taglio, così non faccio fatica. Se volete velocizzare anche la procedura, potete scaldare con il phon, come faccio adesso io, e quando la plastica è fredda,
togliere. Farete ancora prima. Facciamo qui, in modo che sia bello aggrappato, così quando noi arriviamo a questo punto il disegno è già saldo. Ecco qua. Taglio un pezzo in modo da essere più agile con i movimenti. Grazie, che bello, bellissimo. E ora che sono quasi al limite, faccio aderire bene il disegno sul bordo e poi lo applico nella parte frontale. E questo è il momento delicato, bisogna fare attenzione, essere cauti e precisi in modo da non sbagliare. Perfetto, te la attacchi tu bene qua? Sì, sì. C'è una bolla del legno. Qua c'era uno spigolo del baule di legno che era leggermente sbeccato e rovinato, ma tu in questo caso fai aderire bene il disegno al legno e sarà un valore aggiunto. Ok? Attenzione. Questo è finito, ora metto il suo gemello vicino e poi continuo con gli ultimi due che sono la chiusura, ma prima incido con il cutter perché ci sono appunto già le sovrapposizioni tra il coperchio e la base del baule. Assicuriamoci sempre che il transfer sia bello saldo prima di incidere, anche nella parte piccolina con le borchiettine, dove magari il disegno con la colla fa un pochino più fatica ad aderire, per poi prendere un cutter bello affilato e incidere. 1, 2, da questo lato, qui a posto e anche di là. Benissimo, il mio transfer è finito e mi piace tantissimo, soprattutto perché ora voi lo vedete qui dall'alto, ma sicuramente quando sarà in basso avremo il colpo d'occhio in questo punto ed è proprio il fulcro del mio disegno. Sono molto soddisfatta perché abbiamo preso bene le proporzioni e rimane molto bene su questa grandezza. Però l'interno così non mi piace. Non ho voglia di metterci una carta perché questo baule è già bello così, è già tanto così che secondo me dentro una carta svanirebbe. Quindi ho deciso di creare un colore perfetto, un salmone bello carico, perfetto per dare un po' di carattere e dare il tocco finale. Lo creo con due colori primari Magic Paint molto belli, miscelando piano piano con calma a gocce, in modo da capire bene mentre lo faccio che tonalità voglio raggiungere, un po' di soufflé e un po' di love, che sono il mio giallo e il mio rosso. Questo giallo è meraviglioso e anche in purezza è veramente caldo, moderno, carico, vibrante. Il mio love è bellissimo, dato 2 mani, datelo puro, consiglio, in modo che sia più profondo e veramente dona un tocco di positività e di forza agli ambienti di cui non avete veramente idea. Provateli anche in purezza. Parto dal più chiaro, partite sempre dal più chiaro, quindi la base datela dal più chiaro. Metto un po' di colore qui nella mia scodella
Ne metto un po' di più perché dentro beve perché è legno grezzo, quindi bisogna ricordarsi che il legno grezzo beve un po' di più. E anche se io poi ci metterò un goccino di acqua, pochissimo, un 5-10%, ho piacere già di partire con una quantità perfetta. Ne metto un po', poi mi fermo, miscelo e pian piano cerco di capire quando la tonalità è quella giusta. Bello, carico, vibrante, quasi un arancio, un salmone all'arancio. Metto ancora una puntina di love, poca, perché poi quando ci metterò l'acqua dentro un pochino si alleggerisce. Vedete c'è ancora un po' di giallo che sto raschiando, quindi gliene metto ancora un guccino. Bon, giro bene, in modo che sia un po' più vibrante. Miscelo ancora un po' col pennello perché il pennello si riempie di colore, si stende bene, ma mi aiuta per di più a avere una tonalità veramente perfetta, perché raschia il fondo dove c'è ancora un pelino di soufflé e me lo va a miscelare al 100%. Ora divertiamoci e facciamo l'interno. Questa tonalità è veramente fantastica e copre tantissimo. Ovviamente il legno un pelino assorbirà e sarà velato, proprio come volevo io. Il colore dentro l'ho finito, ma deve asciugare bene. Domani mattina mi occuperò di stendere dentro una bella mano di protettivo perché voglio che sia bello protetto. Non metto la cera, non metto l'olio, in quanto se per caso vengono messi dei tessuti potrebbe comunque dar fastidio. Una bella mano di protettivo diventa resistente anche agli urti e sicuramente i vestiti sono perfetti. Ora mi occupo però all'esterno di passare una bella mano di cera jasmine perché donerà un colore spettacolare al Noi Parisienne, fissa tutto, rende la superficie antigraffio idrorepellente e con la sua bacca di carnauba e la sua cera d'api farà veramente la differenza. Vengo qui, così vedete bene, uso il mio pennellone da 26, perfetto per spalmare bene la cera, carico bene il pennellone, scarico l'eccesso sui bordini in modo che ci siano eccedenze perché bisogna mettere poca cera ben tirata. E guardate qua come viene bello il Noi Parisienne. Questo è il suo colore definitivo e con il transfer guardate che magia, mamma mia, i fiori sono sbocciati. Mi raccomando, ricordate sempre che se stendete sul transfer il protettivo liquido e non la cera, è bene stendere solo una mano di protettivo perché potrebbe sollevarlo, perché il nostro protettivo è molto strong e potrebbe sollevarlo. Guardate che grandissima differenza, guardate qui come il nodo è venuto fuori e quanto sta bene il transfer sopra. Questo colore mi piace tantissimo, questo nero oggi è stata una vera rivelazione. Non mi è mai entusiasmato questo transfer perché lo vedevo su basi chiare, invece su una base così scura ha fatto veramente il suo dovere. Inoltre abbiamo reso veramente onore a questo baule, molto vecchio, si vede il suo nodo, perfettamente miscelato alla tonalità che io ho donato e perfettamente miscelato ai ricami di questo bellissimo transfer. Salutiamo? Ciao! Speriamo sia piaciuto, Sì. Scrivetecelo nei commenti, mi raccomando, scriveteci tutto e scriveteci anche che cosa volete vedere nel prossimo video. Ciao!